I'm Jeremy Brock. Welcome to this year's Screenwriters Lectures. If you're nursing a hangover or fierce ambition, we are here to soothe both. Our next speaker has already garnered a dazzling array of international nominations and awards that include work like Heavenly Body, The Wonders, Happy Lazaro, and the brilliant La Chimera. In 2020, Bong Joon-ho named her as one of the world's top 20 up-and-coming directors, describing her work as having a wonderful mix of magic realism and neo-realism with innocent characters butting up against corrupt behemoths. We are delighted to welcome Alice Rohrwacher to BAFTA, where she will lecture with her translator Yante, followed by a Q&A with writer, broadcaster, and film critic Simran Hans. Ladies and gentlemen, with great pleasure, please welcome Alice Rohrwacher. Grazie. Thank you very much. I'm sorry I will talk in Italian. But first, in English, I want to say thank you to BAFTA. Thank you to JJ Charitable Foundation. Thank you to Curzon, of course, for all the support. And thank you to Man, the producer, that produced all my movie this year, Carlo Crestodina from Tempesta. If something get wrong, it's his fault. No, grazie Carlo. Grazie. Vorrei cominciare da un'immagine universale, ok? Italiano. È universale nel senso che un'immagine molto conosciuta è La cacciata del paradiso di Masaccio. È un affresco che si trova nella Cappella Brancacci a Firenze e è una storia molto conosciuta, almeno in Occidente, no? E non bisogna essere cattolici. Eravamo in paradiso, siamo stati cacciati, si stava meglio prima e ora va tutto male. Naturalmente in questo tempo in cui vivevamo felici, in comunione con la natura e gli animali, non abbiamo saputo approfittarne. E poi qualcuno, guarda caso proprio una donna, ha sbagliato, ha mangiato la mela e niente, siamo stati cacciati. Ed è lì che tutti vorremmo tornare, no? Al giardino dell'Eden e a spassarcela. Questa versione della cacciata del paradiso è un'immagine a cui sono molto legata perché ha assunto una grande importanza nel tempo, nei libri di storia dell'arte, in quanto Adamo ed Eva sono rappresentati senza grazia, senza equilibrio, sono trasfigurati dal dolore dell'esilio. Noi così non li abbiamo mai visti. Però quello che mi ha sempre colpito è che entrambi, sia Adamo che Eva, hanno gli occhi chiusi. Addirittura Eva ha gli occhi strizzati dal pianto, sembra una bambina piccola, e Adamo si copre gli occhi con le mani. Camminano quindi come ciechi, sono allo sbando. Ma perché hanno gli occhi chiusi? Se sono stati appena cacciati dal paradiso e fuori è un mondo pericolosissimo, pieno di nemici, di bestie selvagge, non è meglio tenere gli occhi aperti? Forse Masaccio ci suggerisce che la cacciata dal paradiso è un cammino che è stato fatto dentro i nostri occhi. Siamo stati cacciati dal paradiso perché abbiamo smesso di guardarlo. Abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo chiuso lo sguardo a un destino solo, a un paradiso privato, lontano, e forse se la storia della cacciata del paradiso fosse stata solo una storia che ci hanno inventato per scherzo, per farci tenere aperti gli occhi, se fosse stato un gioco come Mosca cieca, noi lo chiamiamo in Italia, che i nostri antenati hanno raccontato per farci guardare meglio intorno e noi invece l'abbiamo preso sul serio, e ora siamo ancora qui, bendati, la festa è finita e noi brancoliamo nel buio e sbattiamo sulle sedie e immaginiamo sempre un altrove dove si stava meglio.
Questa immagine è stata molto importante per me quando lavoravo al mio primo film. Quando ho scritto Corpo Celeste, il mio primo film, più che alla storia ho pensato a un augurio che io volevo fare per la protagonista. E questo titolo, Corpo Celeste, che è un'evocazione di un libro di saggi molto bello di Anna Maria Ortese, descrive proprio questo: aprire gli occhi e rendersi conto che l'altrove è già qui, che non bisogna andare su Marte per raggiungere un pianeta, perché, incredibile, una notizia sconvolgente, abitiamo già su un pianeta. Stiamo già volando, anche in questo momento, in questa stanza, ci sentiamo proprio a terra, ma invece siamo sospesi nel cielo. D'altronde, quando guardo la storia dell'arte, guardo alle rappresentazioni che sono state fatte di questo famoso paradiso, cosa ci trovo dentro? Frutta, fiori, animali, tutte cose che già esistono. E come dice benissimo il poeta Paul Eluard, c'è un altro mondo ed è questo. E proprio per partire dal basso, per partire da qui e raccontarvi come nascono le sceneggiature che scrivo, vorrei parlarvi delle radici. Ho preso un'immagine disegnata da Mara Cerri. Non vi preoccupate, io non voglio parlare delle radici per rivendicare un'appartenenza esclusiva o mettere in risalto le mie radici che sono magari meglio delle vostre. Io credo che le mie radici non esistano. Esistono le radici e quelle sono un po' di tutti. Troppo spesso si sente chiamare in causa le radici per giustificare guerre, conflitti, violazioni, privazioni. Si sente dire: questo posto è mio perché qui ci sono le mie radici. Ma povere radici, poveri alberi, che ci hanno fatto di male? Se guardiamo veramente le radici, ci rendiamo conto che non sono il luogo della separazione, della violenza, della guerra, ma sono il luogo dove gli alberi entrano in contatto l'uno con gli altri, dove perdono la loro identità. Quindi parlo di radici perché lì, scavando, entrando dentro il particolare, lo specifico, andando a fondo, ho sempre trovato qualcosa che mi unisce agli altri e non che mi separa. Tutti i film che ho fatto sono andata a cercare, a sfrugugliare dentro queste autostrade di radici. Radici che mi nutrono e che sono nutrimento anche per gli altri. Cosa ci lega al mondo? Cosa fare del passato? Ecco, il cinema che io amo costruisce legami, non costruisce separazione. Entra nelle radici per passare sotto le frontiere, per raggiungere terre proibite, perché in fondo le frontiere sono linee immaginarie. E le radici della generazione a cui appartengo sono quelle del confine tra il Novecento e il 2000, e quindi tra due mondi. Sono appunto radici che crescono sul confine, non solo tra due secoli, addirittura tra due millenni, il trionfo del consumismo e dell'individualismo, il passaggio dal rito all'intrattenimento, dalla fiaba allo spoiler. Ed è per questo che forse tutto quello che faccio vive sempre sul confine, tra il visibile e l'invisibile, il politico e il poetico, il sacro e il profano. Incredibilmente per la generazione a cui appartengo, anche una canzone pop scandalosa e criticata della mia infanzia può diventare un momento sacro di sorellanza. Non avendo preghiere, ho cercato sempre di pregare con tutto quello che ho trovato. Non avendo preghiere che mi sono state consegnate come tradizione familiare, ho sempre cercato di trasformare tutto in una preghiera, in una festa diciamo, per festeggiare l'essere al mondo. Le Meraviglie è un film che, forse di tutti i film che ho fatto, è quello che è più ispirato alla mia infanzia, e adesso vorrei portarvi in un luogo che è molto vicino al posto in cui abbiamo girato questo film. Si tratta del Sacro Bosco di Bomarzo. È un parco risalente alla seconda metà del 1500, forse qualcuno di voi c'è già stato o lo conosce, perché in questo parco, in questo giardino in mezzo alla foresta, questo vicino Orsini realizzò cicli di sculture mostruose a partire dal 1565. Siete pronti? Questa, per esempio, è un'immagine di dimensioni colossali che
rappresenta Ercole che squarcia il gigante, secondo alcuni, e forse questa è una delle più famose, la faccia mostruosa di Plutone, dove si può entrare dentro, e immaginatevi cosa doveva essere entrare dentro la faccia di Plutone nel 1500. È un luogo che adesso è molto turistico, ma che è stato abbandonato fino agli anni 60, e ogni volta che sono andata accompagnando degli amici, dei parenti in questo parco, mi sono sempre interrogata su questi mostri, ma in particolare mi sono sempre interrogata su una scultura che è all'interno di questo parco, che non è una scultura. Questa casa che è al centro del parco. Questa casa è stata realizzata prima di tutte le sculture dei mostri, è stata realizzata nel 1555 e non da Vicino Orsini che era in guerra, bensì da sua moglie Giulia Farnese. E fin da piccola mi sono chiesta che ci fa una casa storta all'interno di un parco dei mostri. Si tratta di una casa in tutto e per tutto uguale a un casino di caccia del 1500, ma è stata costruita, pensata, architettata, inclinata. Fin da piccola, appunto, interrogandomi su questa costruzione, mi sono chiesta il perché, dato che la sua natura è profondamente educata rispetto alle sculture, che invece sono molto violente. Quando ho scoperto che è stata la prima scultura del parco ad essere costruita, che è stata la prima pietra, il segno iniziale, mi si è chiarito tutto. Come vedere i mostri? Come accedere a uno strato dell'esperienza diverso da quello della quotidianità, ma restando qui, restando nella vita e non andando via altrove. Come rendere le parole di Eluard "c'è un altro mondo ed è in questo". Per farlo dobbiamo entrare in una casa che in tutto e per tutto è uguale alla casa in cui abitiamo. Ma nella casa di Bomarzo, che c'è un tavolo, c'è un camino, si può accendere il fuoco, tutto è uguale. Eppure l'asse della casa è inclinato. Il baricentro di quella casa è fondamentale per accedere alla visione mostruosa, mitologica. Cosa vuol dire inclinare il baricentro? Riuscire a vedere con gli occhi di uno straniero, sottrarci alla visione che sempre vediamo. Fare un film è quindi costruire una casa, e questa casa, per permetterci di accedere a un altro strato della visione, ha l'asse inclinato. Deve spostare il nostro sguardo. Da questo punto di vista per noi donne è un po' più facile, perché essendo state tagliate fuori per millenni abbiamo un sacco di cose da dire. Siamo le straniere per eccellenza dell'umanità. Proprio per questo vorrei citare un'altra poetessa, Mariangela Gualtieri, in una poesia in cui si chiede cosa chiediamo, cosa chiedo, cosa chiediamo. E lei finisce questa poesia con queste parole: essere radiosonda del niente che trasforma il trascendente in cose, perché non dobbiamo dimenticare che il cinema si appoggia sulle cose, sulle scene. Le immagini sono cose che evocano un trascendente, ma va trovato questo trascendente nelle cose. Normalmente si inizia da una pagina bianca quando si scrive una sceneggiatura, però il cinema inizia anche da un'immagine nera. Quale sarà la prima immagine a riempire quello spazio? Quale gesto? Quale luce? Quale volto? Quale parola? È importante come iniziamo, è importante arrivare, come si arriva in un posto. Se io arrivassi qui urlando e con ferocia, cambierei questo luogo. Quando l'uomo bianco ha deciso di arrivare in America armato fino ai denti, uccidendo e conquistando, ha cambiato la storia dell'America. Ecco, sarebbe stato possibile arrivare in un altro modo? Il tono di voce, le parole che usiamo, la prima immagine di un film determina l'attitudine all'ascolto degli spettatori. E quando mi sono trovata a dover scegliere con quale immagine iniziare, già al tempo del mio primo film Corpo Celeste, avevo tantissimi dubbi, tantissima paura. Mi sono chiesta con quale immagine rompere, no, questo schermo. E allora mi sono chiesta quale fosse la mia impressione cinematografica più forte. Io non sono cresciuta con un rapporto con il cinema significativo, ho scoperto il cinema molto più tardi, all'università. Ho pensato che i primi film che io mi sono fatta nella mia testa erano quelli fatti durante i lunghi viaggi in macchina notturni, per andare in Germania o per andare dalle api, e ci si addormentava in un posto e ci si svegliava in un altro. All'inizio, viaggiando nella macchina, nel sedile posteriore, non
potevo vedere niente, era tutto buio, quindi prima sentivo dei suoni, delle voci, degli odori svegliandomi. Era come atterrare ogni volta su un pianeta sconosciuto di notte e solo al mattino riuscivo a capire dove eravamo arrivati. Quindi prima immaginavo quel posto a seconda degli indizi che mi arrivavano e poi la realtà esplodeva. Ho pensato quindi di chiedere la stessa cosa allo spettatore, condurlo in uno spazio buio e farlo mettere in ascolto. E infatti Corpo Celeste inizia durante una processione notturna a Reggio Calabria, sentiamo cantare, il canto come avete capito è un po' una mia fissazione, vediamo le persone che con i telefonini illuminano le pietre della fiumara e la spazzatura proprio come degli alieni che sono appena atterrati su questo pianeta Terra. Nelle meraviglie lo vediamo iniziare con una caccia notturna e quello che fa iniziare il film e che rompe il buio è la luce dei cacciatori che entra dentro la casa e sveglia la famiglia e i personaggi. Forse li riporta in vita, forse quei personaggi non esistono, infatti la casa, quando la vediamo alla fine del film, è solo una casa abbandonata all'alba. Lazzaro Felice inizia, come abbiamo visto, durante una serenata notturna e questa volta la piccola e misera luce che fa iniziare il film è quella dell'unica lampadina, anzi ne hanno due, ma quella della cucina non si tocca, che possiedono i 54 contadini dell'Inviolata e quella lampadina è il nucleo del loro lavoro, è il simbolo della loro condizione. Nella Chimera invece il buio dell'immagine iniziale coincide con gli occhi chiusi o con l'obiettivo della macchina da presa che è chiuso. È il ricordo di Beniamina che forza la macchina, la apre e la inonda di luce. Far identificare l'occhio con la macchina da presa è una cosa molto antica, ricorrente, quasi un cliché che c'è dai tempi del muto, ma mi sembrava molto importante. Il nostro sguardo è come il sole, io sono sicura che ciò che guardiamo cresce, proprio come quando il sole guarda le piante. Quindi fare iniziare tutti questi film nell'oscurità è per me come si dice, un desiderio di far nascere un'immaginazione nello spettatore. Quando l'immagine del film arriverà, si dovrà necessariamente confrontare anche con l'immaginazione dello spettatore, che già si ricorda il suo proprio film e quindi si confronta con un'immagine di cui lui già si ricorda. Ora devo essere onesta, questo desiderio di creare all'interno del film un ricordo, una memoria, di far accendere l'immaginazione dello spettatore, non so se sia davvero produttivo. Almeno i miei vicini da casa non sono molto d'accordo. In particolare uno dei miei vicini di casa che ha anche fatto l'attore in quasi tutti i miei film e che lavora nel cimitero del mio paese, Katir, ogni volta che presenta un film cerca di venire alla premiere del film e ogni volta quando il film finisce è la prima persona che incontro e lo incontro che scuote la testa e dice che ho perso una grande occasione. In particolare con la Chimera era proprio arrabbiato perché ha detto avevi tutti gli elementi per fare un film di successo, l'avventura, i ladri, l'amore e invece guarda che hai fatto. E dice ma quando lo fai un film vero? Questa è la frase che mi sento ripetere spesso. Allora io gli chiedo che cosa è un film vero? Per lui, per Katir, il film vero, mi ha spiegato molto bene, è un film che ti fa scordare le cose. Ti fa scordare la tua vita, ti fa scordare i tuoi problemi, ti fa scordare di avere un corpo. Semplicemente vai in una stanza scura, ti siedi e non ci sei più. Ecco, ho capito che c'è un problema grande perché invece io proprio cerco di fare il contrario. A me piacerebbe molto cercare di fare dei film che mentre le guardiamo tutti ci ricordiamo di essere presenti, di essere dentro il nostro corpo, di essere lì. E vi ho fatto vedere questa clip perché ogni film nasce da una prima immagine e non sempre la prima immagine da cui nasce il film è la prima immagine del film. Forse questo posso dirlo rispetto alla Chimera, dove l'immagine di Beniamina che rompe lo schermo, rompe il buio, è stata forse una delle prime immagini che io ho avuto, ma per Lazzaro Felice la prima immagine è stata proprio quella di un gruppo di migranti che devono attraversare il fiume. Se ne vedevano allora come oggi, purtroppo, drammaticamente, nella televisione tutti i giorni. Che fare?
mi sono detta che forse se fossi riuscita a raccontare la storia di una migrazione domestica, sarebbe stato utile per guardare con altri occhi tutte le migrazioni che vengono anche dall'altra parte del mare. Quindi la prima immagine era quella di un gruppo di migranti davanti all'acqua che è apparsa dentro la televisione. Come affrontare questa storia? Come affrontare questo momento drammatico in cui, in particolare in questo momento del film, Lazzaro è morto, i contadini devono attraversare il fiume, vengono trasportati in città e Lazzaro resuscita. Ho pensato che questo salto mortale si poteva fare solo aggrappandomi con tutte le forze alla fiaba. Antonia sì racconta una fiaba al piccolo Pippo, la fiaba di San Francesco, però tutto il film è nato attorno a un pensiero della fiaba, a un'aurea fiabesca. La fiaba è il contrario della logica del cinema vero di cui parla Catir. Nel cinema vero tu ce la puoi fare, tutto sta in te, nella fiaba non sta in te, sta intorno a te. L'eroe della fiaba è perso, non è dentro di sé che deve trovare la soluzione al problema, non è dentro di sé che trova l'arma fatata per sconfiggere i mostri, la strategia per risolvere la situazione. Deve solo riconoscere fuori di sé i segni di un destino e compierlo. Deve chiedere aiuto. Di rado l'eroe della fiaba sa dove sta andando, anzi spesso la meta è alle sue spalle. È difficile, se non impossibile, identificarsi nel protagonista della fiaba. Io credo che anche guardando Lazzaro Felice non riusciamo a identificarci in Lazzaro e probabilmente anche Arthur della Chimera è un personaggio in cui è molto difficile identificarci. Questa frontalità però è qualcosa che io cerco e ho deciso di portarla nella costruzione del film. Ogni volta che sento, anzi, che l'immedesimazione, il pathos della storia è esagerato, allora cerco addirittura di allontanare lo spettatore, di svegliarlo, un po' come essere in sala e dire «Oh, stiamo solo guardando un film, eh?» E per farlo, come ho visto fare anche nella tragedia greca, perché anche nella tragedia greca, nel momento più drammatico, è sempre dietro le quinte e arriva qualcuno a raccontarcelo. Per farlo mi appoggio agli strumenti che io ho trovato sfrugugliando in quelle radici di cui parlavamo all'inizio, che sono la fiaba, l'epica, la parabola, il canto dei cantastorie. Quindi un'altra canzone. Durante la lavorazione della Chimera ho chiesto a questa magnifica, incredibile persona che è Josh O'Connor, che oggi non è qui, ma è stato uno degli incontri più incredibili che ho fatto nella mia vita. Gli ho chiesto non solo è stato di essere Arthur, e questo è un lavoro che l'attore fa, no? Di immedesimarsi del protagonista, ma anche di nello stesso tempo mantenere una piccola distanza da Arthur e stare vicino ad Arthur, volere bene ad Arthur, ma accettare che quel personaggio avesse i suoi segreti. Non possiamo controllare tutto e questo secondo me è molto importante ricordarselo al giorno d'oggi. E per esempio c'è stato un momento in cui nel film La Chimera sentiamo che stiamo entrando dentro il film, i tombaroli prendono i primi oggetti rubati dentro le tombe e siamo molto vicini ai personaggi, siamo molto dentro i personaggi. Allora, proprio in quel momento ho chiesto a dei cantastorie di venire e di portarci fuori e raccontare agli stessi personaggi questo film che stavano vivendo. Però lì c'è stato un problema, ci siamo resi conto che c'era una persona che non poteva ascoltare la sua storia, che era Arthur. Arthur non può essere presente al racconto della sua storia perché è così dentro se stesso che non è mai fuori il personaggio. Josh poteva ascoltare la storia ma non Arthur. Era un gran problema e allora abbiamo deciso che all'inizio di questa canzone Arthur all'improvviso quasi impercettibilmente cambia espressione, si raffredda perché prima stava scherzando con gli amici, ma a un certo punto è come se sente il richiamo del destino e con una maniera molto
asciutta, si alza e se ne va, mentre gli altri ascoltano quello che sta succedendo. Avrei voluto farvi vedere un'altra clip, ma vado avanti, perché diciamolo chiaramente, è possibile realizzare un film perché non siamo soli, perché io sono solo una parte di un grandissimo corpo. Per quanto possiamo parlare per ore di come scrivere un film, per quanto i pensieri del regista siano importanti, il film è comunque fatto da una moltitudine di persone che aggiungono pezzetti a questa storia, pezzetti di filo. E tutti questi fili insieme creano una rete dorata che si stende sotto il racconto e è la rete che protegge il funambolo dalle cadute. È una rete di salvataggio. Se quella rete è fatta con amore, con cura, regge il funambolo quando cade, cioè l'attore, e riesce a comunicare dei sentimenti che non hanno nome, sentimenti che non si possono nominare. Proprio per questo facciamo un film, perché ci sono cose che non si riescono neanche a scrivere. La scrittura di un film, quindi, per quanto complessa sia l'architettura, risiede soprattutto in questa scrittura collettiva, che una moltitudine di maestranze eseguono tutte insieme. Dai mestieri più tecnici a quelli più artistici, tutti creano questa scrittura, non solo esseri umani, c'è in mezzo anche il paesaggio, c'è in mezzo anche la natura, le stagioni, la luce, il sole, la notte, l'ombra. Ecco, mi sembra bello essere qui oggi e ricordarci che in un mondo che soffia sulla brace dell'individualismo per farci sentire sempre più importanti, il film è ancora un gesto collettivo, prima e sopra di tutto, e per questo riguarda le nostre radici. La cosa più bella che mi può accadere come regista, come artista, è guardare un film e pensare, sembra che non l'ho fatto io. Quando mi hanno chiamato per fare questo incontro, mi hanno chiesto se volevo mostrare delle clip di film di altri, ma forse le mie ispirazioni sono così tante e non soltanto di film che sarebbe difficile riassumere, e allora ho deciso di finire con un'altra canzone. E alle riprese del film Lazzaro Felice partecipò un contadino di nome Remo che aveva solo un'ossessione nella sua vita, il servizio militare. Parlava solo di quell'unica occasione che lui aveva avuto per viaggiare e visitare il mondo. Non c'era giorno che noi fossimo lì durante le riprese e che lui non ci raccontasse le sue avventure da soldato. Ma poi il film è finito, abbiamo fatto una cena della fine delle riprese e, commosso in questa cena, ci ha detto: fare questo film è stato meglio del servizio militare. E questa cosa mi ha riempito di gioia, si può essere attraenti anche disarmati. Ecco, come si costruisce un nemico, è possibile decostruire un nemico. Raccontare una storia è un modo, un dovere di disinnescare delle bombe, trasformare l'immagine dell'avversario, viaggiare attraverso altri mondi, come è accaduto a Remo, senza bisogno di avere un fucile in mano. La canzone con cui vi lascio è tratta da un film, è La Sciantosa, e la canzone è O surdato innammorato, una canzone che tutti conoscono in Italia, forse anche qualche straniero, che dice oi vita mia, oi core, la conoscete? E Anna Magnani la canta, il suo personaggio è Flora, una cantante in rovina, che durante la Prima Guerra Mondiale accetta di cantare per i soldati sul fronte, proprio perché non sa più dove lavorare, nessuno la chiama. Davanti a sé, quindi quando arriva a cantare, si prepara per questa occasione, si acconcia con una corona d'oro, si mette dentro una grandissima bandiera italiana, ma quando si apre il sipario, Flora guarda e vede che davanti a sé ha un pubblico diverso da quello che lei pensava. Sono ragazzi mutilati, soldatini rotti da buttare via. Quale patria, quale vittoria? Flora non riesce a cantare la marcetta eroica prevista, quindi si sfila la corona, si getta via la bandiera tricolore e canta commossa oi vita mia. Questa canzone fu proibita durante il fascismo, bandita, perché accusata di disfattismo, anche se nel testo non si parla della guerra, assolutamente, era comunque una canzone che destava scandalo. Lo scandalo di queste parole, o vita mia, cuore, questo cuore, parole scandalosissime. E queste parole magiche che invocano lo spazio dell'amore non sfuggì ai gerarchi fascisti.
Si può durante la guerra ricordare la dolcezza, ricordare il paradiso terrestre in cui potremmo vivere? Ecco, vi lascio con questa canzone perché si può parlare di cinema, ma io oggi vorrei che questa canzone, dolcemente scandalosa, fuggisse via da questa stanza, fuggisse per il mondo e si intrufolasse negli orecchi di tutti i soldati, tutti gli individui che in questo momento hanno in mano un'arma capace di uccidere il prossimo suo, e vorrei che gli sussurrasse nella propria lingua materna: "Oh vita, vita mia", e vorrei vedere che loro possano deporre le armi, guardarsi intorno, aprire gli occhi fuori dal paradiso e ritrovarlo. Non si tratta solo di scrivere un buon film, si tratta di portare dentro di sé questa canzone, questo inno alla vita, e disertare tutte le guerre e dire, affermare, gridare: c'è un altro mondo ed è in questo. I think a good place to start would maybe be with children in your films, because I don't know if you could tell from all of the clips, but a lot of your protagonists are very young, they're very innocent, and you write children so beautifully. How do you approach writing from the perspective of children? La cosa più bella di avere tanti bambini sul set è che l'urgenza dei problemi che loro portano è sempre protagonista, e quindi nessuno vede i miei problemi. Cioè, per esempio, se io non so esattamente come mettere in scena la messa in scena appunto di una scena, e sto lì che rifletto e penso, e la mia indecisione potrebbe causare depressione alla troupe, ma tanto c'è un bambino che deve andare in bagno, uno che gli manca la mamma, uno che deve mangiare, quindi ci sono sempre, come dire, è un modo molto bello di sparire dietro ai bambini, proprio come... Però soprattutto quello che porta il bambino sul set a fianco a un grande attore soprattutto è che porta appunto a una emergenza, a una necessità di presenza che a volte è rara, si perde. Io in questa presenza, in questa necessità di essere lì in quel momento che c'è nel bambino, nella verità che il bambino ha, a prescindere da ogni sovrastruttura, trovo tantissima ispirazione, e questa ispirazione non coinvolge solo me, ma io sento che coinvolge anche gli attori professionisti e coinvolge anche la troupe. Something else that I wanted to sort of touch on from your lecture is that you talked about using fairy tale logic and the other kind of rules of storytelling from mythology. And I'm wondering if you can talk about a rule from narrative cinema that you don't like, which is when we have to have in the structure of the film the character going through this change. And you've said that you're more interested in seeing how the world changes around the character. Can you talk about why that is and why you disregard that rule of screenwriting? Sì, non è che non amo questa regola, credo che ci siano tantissimi registi che la applicano benissimo, e quindi tanto vale che io sperimento qualche altra cosa. E forse questo desiderio nasce più dall'osservazione delle piante. Una pianta cresce, cambia nel senso di crescere, si sviluppa in alto, in basso, ma un melo farà le mele, al massimo ne farà tante o non ne farà, però il modo in cui cresce questo albero e il mondo che cambia attorno a questo albero è qualcosa a cui io mi ispiro molto per pensare un personaggio. Vorrei tanto riuscire a creare personaggi che sono come piante. I think that we've got time for a couple of questions. So, thank you, Alice, for an incredibly generous talk. Thank you to the three of you. Beautiful questions and translation. It was very touching. So my question's about your last chef-d'œuvre, Chimera, in relation to one piece of literature and another film. The piece of literature is Dante's Purgatory, given that Tombaroli worked just under the surface.
And the second, the film I was thinking of was Agnes Varda's Vagabond. Yeah. It almost seems like Arthur is the twin of Mona from that film, and Isabella's character in your film is almost like a little sister to Agnes in a certain way. So I just wanted to get your thoughts on those two pieces of work. Sì, è chiaro che La Chimera era un film che cercava di mettere in relazione il sotterraneo e quello che è sopra, appunto, queste due dimensioni. Quindi è un film che prova a lavorare col tempo in maniera verticale, mentre sicuramente altri film come Lazzaro sono film che vogliono lavorare col tempo ma in maniera orizzontale. E sicuramente questo purgatorio, che non è né l'inferno del paradiso e che questa crosticina dove viviamo è anche dovuta alla lettura di Dante, ma anche dovuta al fatto di vivere in un paese dove tutto è già stato abitato e quindi avere con me sempre la sensazione che qualcun altro abiterà dopo di me, presente quanto il momento che io sto vivendo, e quindi essere in questo bilico, in questo strato, ultimo strato. E sicuramente c'è un grande omaggio a una delle mie registe preferite, Agnès Varda, non solo come regista ma anche come persona, una persona straordinaria, e è vero che Mona è un altro di quei personaggi che fa di tutto per essere ripugnante durante il film, eppure la amiamo, le vogliamo bene, e quando va incontro al suo destino, proprio come Arthur, anche Mona, sappiamo già come andrà a finire, quando va incontro al suo destino comunque abbiamo un patimento. In un'epoca in cui viviamo con l'ossessione dello spoiler, sia La Chimera che The Vagabond sono due esempi di film che sappiamo benissimo come vanno a finire, ma questo non vuol dire che non vogliamo ascoltarli, proprio come le fiabe, sappiamo benissimo quello che succederà, eppure diciamo raccontalo di nuovo. I think that's a beautiful place to end. I'm so sorry that we've run out of time for more questions, but I hope that you're able to go away thinking about destiny and fate and roots and Masaccio and And peace! also peace.